Onegaishimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Ci sono arti marziali che sono vietate? Ci sono delle arti marziali che non devono essere divulgate? Beh, sicuramente in passato abbiamo avuto tantissimi esempi di come le arti marziali siano state a volte nascoste, siano state proibite. Vi faccio qualche esempio. Cina, 1965 fino al 1975, il regime di quegli anni definì il Kung Fu illegale. Furono confiscati armi, libri e verrà vietato l'addestramento ufficiale di questa disciplina. Okinawa, Giappone, 1700, fu vietato l'uso delle armi. Questo divieto spinse le persone a sviluppare lo studio delle arti a mani nude in ogni modo possibile. Si arrivò a convertire anche gli strumenti agricoli che si usava a quel tempo, si cercò di utilizzarli come armi, dando origine così al kobudo. Corea, 1910-1945, durante l'occupazione del Giappone, il Giappone cercò di sradicare la cultura coreana, come proibì le arti marziali tradizionali. Ancora Giappone, 1945-1952, tristemente noto, dopo la seconda guerra mondiale il generale MacArthur vietò il judo, il kendo, il karate nelle scuole. Ma anche in Unione Sovietica, in diverse epoche, il karate per esempio è stato vietato in quanto considerato una pratica violenta e contraria ai valori sovietici, oltre che associata all'influenza capitalista occidentale. È noto anche il Brasile con la capoeira, dove fino agli anni 30 del Novecento la capoeira era considerata un'attività criminale e la sua pratica era punita dal codice penale brasiliano. E questo costrinse i praticanti a mascherarla un po' come una danza. Ma anche in Spagna e in Francia negli anni 50 ciclicamente accade questo: le arti marziali vengono vietate. Ma la cosa strana è che altre discipline come la box per esempio non sono mai state vietate, sono state molte volte oggetto di dibattito, di discussione, ma non sono mai state vietate. Adesso voi direte, per fortuna adesso le arti marziali non sono vietate e quindi è tutto tornato alla normalità. Ma ne siete sicuri? In un certo senso vi farò capire che non è proprio così. Vi parlerò di questo e credetemi, alla fine del video avrete forse un'idea un po' diversa, soprattutto dopo aver ascoltato quello che ho da dire su questo argomento. Ma prima intanto analizziamo i motivi per i quali le arti marziali nel tempo sono state proibite. Oppure sono state messe in secondo piano, oppure è stato cercato di metterle un po' in cattiva luce. Partiamo dall'inizio. In generale i regimi e i governi tendono ad avere paura delle arti marziali. Questa è una cosa che è stata sempre costante nella storia. E la scusa più comune, che molte volte è stata usata per bloccare e proibire le arti marziali, è il fatto che le arti marziali addestrano persone comuni a combattere e quindi possono essere un problema per il sistema. Avere delle persone addestrate al combattimento, che girano per strada e che magari possono anche unirsi in dei gruppi organizzati, possono essere un problema della sicurezza. Con questa scusa molte volte le arti marziali sono state proibite. Questo è quello che viene detto alle persone. È un po' come se i governi dicessero: guardate, ci sono persone potenzialmente pericolose che si addestrano in modo segreto, ma la realtà è tutt'altra, perché altrimenti non si spiega come le arti marziali siano state sempre perseguitate e tutti gli sport invece da combattimento no. Beh, la verità è tanto semplice ma altrettanto complessa allo stesso tempo. Le arti marziali formano individui disciplinati, persone che sono in grado di ragionare, perché abituati a portare avanti, insieme alla pratica, molte volte anche uno stile di vita ben preciso. Uno stile di vita fatto di valori come l'integrità, il rispetto per se stessi e per il prossimo. Gli artisti marziali sono capaci di sentimenti che la maggior parte delle persone ha oramai dimenticato, ma sono anche persone capaci all'occorrenza di difendersi, di lottare o almeno di provarci, perché ne hanno gli strumenti e di solito sono organizzati in strutture gerarchiche indipendenti da qualsiasi controllo. E di solito le persone che pensano troppo e che hanno anche una visione molto rispettosa della vita non fanno piacere molte volte ai governi. Ecco perché molti paesi nel tempo hanno provato a vietare la pratica delle arti marziali. Ma ora veniamo a quello che ho detto all'inizio video. Adesso le arti marziali sono libere? Cosa rispondereste a questa domanda? Beh, probabilmente direste sì, le arti marziali adesso sono libere. Ma in realtà i governi si sono accorti nel tempo che il proibire le arti marziali, come tante altre cose, comunque proibire le arti marziali tradizionali non faceva altro che creare gruppi sempre più numerosi che continuavano in segreto ad allenarsi. Ed anzi, le arti marziali in questo modo acquisivano un valore aggiunto, era la cosa segreta che tutti volevano fare. Quindi i governi, le associazioni moderne si accorsero che non c'era un modo definitivo per eliminare la pratica delle arti marziali tradizionali.
E quindi come fare per arginare questo problema? Se non c'era un modo per cancellarle del tutto, ci doveva essere almeno un modo per rallentarle, inquinarle, e questa soluzione è stata la sportivizzazione delle arti marziali. Ed ecco che tutta l'attenzione si riconduce alla competizione, si inneggia sempre a determinati valori, ma alla fine nelle arti marziali sportive cosa si cerca? Si cerca il risultato, la medaglia, l'approvazione, la vittoria, il successo, ma che in realtà sono tutti elementi molto lontani invece dalla filosofia marziale, che fa dell'integrità personale il suo obiettivo. E anzi va addirittura nella direzione opposta, insegnando che cose materiali come coppe, medaglie, primi posti non siano altro che il risultato di una debolezza interiore che ci porta a voler materializzare in tutti i modi un successo legato a quello che facciamo. Le società oggi si spostano e vivono molto velocemente, non si fermano più a pensare e a vivere le emozioni, ma al contrario cercano risultati tangibili, veloci, immediati. Ed ecco che la maggior parte delle persone sarà portata a scegliere uno sport piuttosto che una vera arte marziale. Uno sport dove i risultati arrivano subito e non una vera arte marziale dove ci vorranno tanti anni per padroneggiare dei principi, dei concetti. E inoltre una disciplina sportiva dà anche meno impegni rispetto al comportamento e l'etichetta da tenere quando si pratica un'arte marziale. Quindi questo lavoro è una cosa che viene fatta già da bambino, viene sottolineato che la competizione è molto importante, devi metterti in gioco, anche se non vinci, l'importante è comunque gareggiare. Comunque poi alla fine sappiamo che tutti quelli che gareggiano in realtà gareggiano con il desiderio di poter arrivare almeno tra i primi posti. Comunque devi accettare la competizione e non importa se dentro di te senti che la tua pratica marziale non avrebbe bisogno di queste prove, se non lo fai verrai indicato come una persona debole che ha paura di perdere, che ha paura di mettersi in gioco e praticando l'arte marziale tradizionale semplicemente fa qualcosa di inutile, di superato, di vecchio. Ora qualcuno potrebbe chiedersi perché le federazioni, i governi e le istituzioni dovrebbero penalizzare le arti marziali tradizionali rispetto a quelle sportive. Beh, c'è un solo, unico e grande motivo. Le arti marziali sportive sono una macchina da soldi. Nelle competizioni sportive si guadagnano molti soldi. O dovrei dire si muovono molti soldi, perché comunque i marchi delle attrezzature che vendono le protezioni, il vestiario, le varie attrezzature necessarie, le iscrizioni alle varie federazioni, le iscrizioni per le varie competizioni, poi ci sono massaggiatori, arbitri. Molte volte per partecipare alle gare dobbiamo spostarci, quindi dobbiamo prendere la macchina, il treno, un aereo, dobbiamo pagare l'hotel, il ristorante. Ci sono delle spese e in tutta l'operazione ci sono soldi che si muovono e l'investimento di ritorno è molte volte una piccola medaglia o un piccolo trofeo da pochi euro. Ora, dall'altra parte, per l'arte marziale tradizionale, cosa abbiamo? Abbiamo le arti marziali tradizionali che comportano di andare in un dojo per pochi euro al mese e fare la propria pratica giorno per giorno senza spendere nient'altro, ma guadagnando molto sul piano personale. Ma tutti i soldi che si muovono con l'attività sportiva in un dojo tradizionale non si muovono e quindi è una battaglia persa. Inoltre è molto facile che una squadra sportiva si guadagni per esempio uno sponsor che investa soldi per far vedere il proprio marchio quando escono fuori, quando si spostano sulle tute, sulle borse. Ma la stessa cosa non avverrà probabilmente mai per un dojo tradizionale che non si mette in mostra e quindi nessuno pagherebbe dell'attrezzatura con un marchio che probabilmente non verrà mai mostrato a nessuno. Ma sapete una cosa? Nemmeno la più scintillante delle medaglie potrà mai sostituire l'arricchimento interiore che possono dare solo le vere arti marziali, che sono al di fuori di questo sistema. Come dice Funakoshi, persone che stanno giocando con le foglie di un albero e non hanno nessuna idea del tronco. Ah, e ricordate quando ho detto che le arti marziali sportive portano guadagni e smuovono molti soldi? Beh, ci guadagnano gli organizzatori, ci guadagnano gli sponsor, ci guadagna chi vende l'attrezzatura, ci guadagna chi affitta i locali per le gare, ci guadagnano le ditte che producono i trofei. C'è solo una persona che non ci guadagna da tutto questo. E penso che abbiate capito chi è. Beh ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!